Bentornati qui sul canale con una nuova serie che volevamo fare e che andrà avanti a prescindere, perché nel senso facciamo acquisti nuovi, ve li vogliamo far vedere rispetto ai canonici unboxing che insomma quelli sono per le collectors, le special edition, cose un pochino più cicciotte. Volevamo farvi vedere anche gli acquisti singoli. Esatto, anzi che tra l'altro la serie in realtà già è cominciata, però solo adesso abbiamo deciso di fare la playlist, appunto perché avevamo portato già un unboxing. Siccome abbiamo visto che vi è piaciuto, quindi ho detto perché non fare vedere anche gli acquisti? Esattamente, Ok. esattamente. Oggi partiamo con gli acquisti di G. Quindi Acquisti e non, perché molti di questi mi sono stati regalati da Fablinker, cioè che non conosciamo, una persona esterna al canale. siccome sa che io sono super iper innamorata di certe cose, allora lui così di tanto in tanto prende e regala. Ma sì, È generoso. ma sì, quando succede. Quando? Direi a questo punto, dopo il momento musica, di partire con il primissimo Juego. Esatto, partiamo con Ratchet & Clank alla ricerca del tesoro. Allora, questo l'abbiamo preso in un negozio dell'usato, che se non sbaglio è il merchandising, Sì, la catena. il mercatino Sì, merchandising, classico. una roba del genere. A quanto? Io non mi ricordo. L'abbiamo 10 preso euro? tipo 13 euro se non sbaglio. No, meno, mi sa che era scontato perché era anche lì da un po', tra l'altro. Però è messo benissimo. Sì, è messo benissimo, è italiano, completo, e quindi ho detto sì, ok, dai, si prende. L'intenzione era quello di rivenderlo, però poi abbiamo visto anche il prezzo che c'aveva di mercato, che sta intorno. Ma è 15-20 euro. E quindi, siccome era una serie che volevo un po' recuperare, perché quelli del passato, tra virgolette, non li ho mai giocati, ho giocato solo quello per PS4 e ora quello nuovo per PS5, ho detto recupero anche gli altri, quindi tanto vale averli in collezione. Sì, questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il primissimo. Non Oddio, lo so. ho un dubbio. È del 2008. Mi sa che è il secondo, perché nel 2007 c'è un altro, se non vado errato, che ho giocato tempo fa. Però ecco, Tu hai la questo collezione completa? praticamente. Mi sa, o me ne manca uno o ce l'ho completa. Sta di fatto che questo è un ottimo Ratchet Clank per i tempi. Mi è piaciuto moltissimo anche a me, quindi è un bel recupero. Quindi ci sta. Lo metto ci qua? sta. Ci Sì, sta sì, bene? sì. Ok. Perfetto. Passiamo tra l'altro uno degli ultimi acquisti, se non l'ultimo. L'ultimo, penso, Ecco sì. qua. Allora, questo di qua. Allora, io non ho mai avuto una Switch, in generale non ho mai avuto nessun Nintendo. Quest'anno è stata la prima volta che ho avuto Nintendo perché Fablinker, precisiamo, mi ha regalato una Nintendo Switch perché lui non se ne faceva una beneamata sega. Diciamo che ci ho giocato talmente poco che era inutilizzata. Ho detto, vabbè, sai che c'è? Tu ci giocheresti, quindi prendila, cioè è tua. Sì, però bisogna ammettere che questo non è stato il primo gioco. Non sono la classica ragazza che ha la Nintendo Switch e subito va su Animal Crossing. Il primo gioco è stato The Wardrobe, Sì. che tra l'altro l'ho acquistato in digitale, era €1. Ho detto vabbè, lo recupero, tanto sti cazzi per €1. La versione digitale è l'unica che esiste perché non esiste la versione fisica. E quindi ho detto, anziché prenderla su PS5, che comunque sta sempre di più, la prendo su Nintendo Switch che stava a 99 centesimi. Quindi quello è stato il primo gioco per la Switch. Poi vabbè, ho giocato anche Sea of Solitude, che è la copia fisica, ce la fa Blinker, e quindi ho recuperato anche quel titolo. E poi ho detto vabbè dai, Animal Crossing, perché comunque ci sta. Cioè io lo vedo un po' come un The Sims, magari mi sbaglio, però lo preferisco, ecco. Diciamo che ci sta giocando poco. Sì, a diciamo ritmi che alterni. tipo in 2 settimane ho fatto 36 ore di gioco. Sì, ormai sì, erano 30 l'altro giorno. Quindi no, bene io o ho male. controllato, erano tipo 36. Mia madonna. Diciamo che però è bello quando uno fa dei regali e vengono così apprezzati che ci giochi più di 30-40 ore. Sì, ma diciamo anche che adoro giocarci perché comunque essendo che è una console portatile, sai com'è, fai cose in casa, esci, lavori, fare e dire, magari hai quel poco tempo libero,
è una console portatile, ci giochi quella 1-2 orette, anche se sei a letto, se sei sul divano, se sei in cucina mentre stai cucinando, sai com'è, tra una mescolata di pasta e l'altra ti puoi fare una piccola partita in tranquillità, quindi mi ci trovo molto bene anche per questo. Poi da quello che vedo è un gioco abbastanza giornaliero, cioè bisogna starci dietro, sì, se no sì, perché devi accedere ogni giorno per fare qualcosa di nuovo, perché vai avanti solamente a giornate. Esatto, che può essere una cosa bella come anche una cosa che un po' scoccia. Comunque, prossimo titolo è un piccolo spoiler perché potrebbe essere una prossima serie, fateci sapere se vi interessa. Allora, il prossimo acquisto è Pneumata, cioè prossimo acquisto. Già acquistato? Sì, infatti, la prossima serie, perché? Perché avevamo iniziato a giocarci una sera, abbiamo visto che probabilmente potrebbe essere molto interessante e quindi ho detto, sai che ti dico, anziché spoilerare, facciamo che direttamente lo portiamo sul canale, quindi abbiamo visto tipo una mezz'oretta, abbiamo spento. Sì, abbiamo giocato una mezz'oretta. Ho preferito così perché mi sembra veramente un titolo abbastanza interessante, poi magari non sarà chissà cosa, perché comunque non è un AAA, è comunque un indie. È un survival horror. Sì, e quindi lo portiamo perché assomiglia tantissimo per alcune meccaniche tipo a un canonico Resident Evil, ce le ha. Quindi insomma volevamo probabilmente in futuro, non meglio precisato, portarlo sul canale come serie. Abbiamo tante serie da portare, esatto. Insomma, siamo qui ad elencare. Anche durature, quindi insomma. Allora, questo acquisto ve ne ho già parlato nell'unboxing che abbiamo fatto dei 38 giochi, 37 non ricordo più. 38. E quindi ho detto, siccome l'ho preso tipo inizio anno se non sbaglio, addirittura forse dicembre, non lo so. Mi ricordo che era freddo. Gennaio, febbraio, una cosa del genere, ho detto vabbè ve lo faccio vedere anche se è un acquisto abbastanza vecchiotto. No, questo è un capolavoro. Questo è bellissimo raga, God of War 2018. Che bellino, limited edition, sono stracontenta nonostante siamo passati mesi, lo adoro come il primo giorno. Poi la cosa buffa, quant'è che l'hai pagato? L'ho pagato 20 euro raga, 20 cazzo di euro, cioè non è costato niente. Quest'anno, ed nel è senso, comprato praticamente ora. Nuovo, cioè non ha nessun difetto, è completo di tutto, cioè per me ci vale come Madonna, se ci vale. 20 euro, che guardavamo che vale molto molto di più di 20 euro. Sì. Anche perché appunto specialmente l'edizione italiana questa è quella multilingue, infatti sul retro ci sono tutte le lingue, però cioè italiano e tedesco, cioè io adoro, io amo God of War. E infatti la cosa del fatto che ci sia anche italiano nel multilingua aiuta, l'abbiamo preso anche per questo insomma, sì. perché fosse tutto in tedesco un po' non so se l'avresti preso probabilmente no, molto probabilmente. Allora, si va avanti. Questa è un qualcosa che li invidio tanto, perché per God of War dico vabbè, bellissima. Vabbè, sai perché non mi invidia per God of War? Perché c'ha la collector, chiamalo scemo. Pneumata lo invidio perché mi piacerebbe molto avercelo. Infatti l'avevo comprato perché lo volevi tu. E alla fine me lo sono tenuta io. Maledetta. Vabbè. No, comunque, a parte gli scherzi. Questo lo vorrei anch'io. Vuoi dire tu o dico io? Dillo tu. Ok, allora questo raga su Vinted, anche questo, l'ho preso alla bellissima cifra di 8 euro. Cioè, una cagata. Non me lo spiego ancora. Allora, ovviamente questo anche in italiano. Ho controllato tutto, raga, nessun difetto pure questo. La steelbook è in perfetto stato. Ci guardiamo sempre queste cose. Ci guardo specialmente perché ho visto che le steelbook del 6 e del 5 per PS3 le vendono tutte rovinate. Io non so, hanno fatto tipo la guerra con quei giochi, perché per me non è plausibile una roba del genere. E quindi niente, ho visto questo ragazzo lo vendeva a 10, parlando, me l'ha passata a 8 e quindi niente, me ne sono approfittata perché comunque era un titolo che volevo recuperare, più che altro volevo recuperare la steelbook, perché per Resident Evil sto cercando di fare proprio questo, recuperare le steelbook perché i giochi base ce li ho tutti e siccome le steelbook io le adoro, infatti qualche mesetto fa ho anche acquistato quella di Village, anche quella l'ho presa a un prezzo stracciato, mi sa sui 12 euro forse. Non mi 12, ricordo. 14, onestamente non mi ricordo. Quindi niente, l'ho visto, ho detto che la compro. Ora la prossima steelbook che vorrei comprare di Resident Evil è quella del 5, perché mi manca. È quella che ho io, che però ha un po' la plastichina fuori distrutta per colpa mia.
perché volevo pulirla perché era un po' sporca, per sbaglio ho sbiadito qua dietro, mannaggia a me. Questa è la condizione che lo vendono comunque le persone su Vinted, che manca sempre una scritta dietro, eccetera, Ma perché eccetera. non sono facili da mantenere, ho visto, cioè basta poco, si sbiadisce tutto. Infatti quello che dico io, raga, usate sempre le pellicole, usate sempre le bustine. Io le ho comprate, le uso sempre per giochi che comunque valgono. Poi per giochi base, tipo c'è un pneumata che vale 20-30 euro, non lo uso. Cioè. Beh, oddio, io sopra i 50 le uso. Sopra i 50 sì, ma 20-30 euro anche no. No, al momento no. Questo qui invece l'hai preso così, Questo l'ho preso così, raga. Questo io l'ho preso su Vinted. nuovo. 8 euro, nuovo, sigillato. Nuovo. 8 euro, raga, cioè, assurdo. Tipo, costava 15, me l'ha passata a 8. Tra l'altro un titolo che non calerà molto, cioè è un titolo che comunque rimane abbastanza prezzo buono perché ha venduto e vende. Infatti anche la copia fisica di PS3, quella classica, vale. È Ma un titolo io ho notato che i titoli per PS5 sono difficili a calare di prezzo. Infatti anche la versione usata, spellicolata, eccetera, eccetera, si trova sui 20-25. Infatti appena l'ho visto sigillato 15, ho detto vabbè dai, lo acquisto. Poi ho detto vabbè, proviamo a fare un'offerta, perché io sono quella che deve sempre trattare se riesco. E me l'ha passato 8 euro, quindi ho detto beh, perfetto. Praticamente gliel'hai rubato, cioè nel senso. Vabbè, lei l'ha voluto vendere a 8 euro, io che me ne privo? No, Hai fatto benissimo, beh, l'avrei fatto anch'io. Che cavolo, non ho capito. Allora, il prossimo, raga, lo conoscete, Sì. l'avete anche visto, abbiamo fatto unboxing sul canale, però questa è la mia copia, ve la mostravo appunto perché è un acquisto che ho anch'io fatto, o meglio, l'ha fatto Fablinker per me. Per entrambi. Però io lo tengo sigillato appunto perché abbiamo aperto la sua copia, quindi non c'ha senso aprirne un'altra. Sì, esatto, per fare la serie abbiamo usato la mia copia e ho detto vabbè, un po' come Tombi. Sì, esatto. Ho aperto la mia collectors, la sua è sigillata. La mia è rimasta sigillata, anche perché la mia è arrivata dopo giorni, cioè è arrivata dopo tipo 2 settimane, quindi insomma. Comunque Karma, avrete finito la serie che è uscita da pochi giorni. Sì. Fantastico. Dico solo questo, guardatela perché è veramente una bella serie. Prossimo gioco è un ricordo per noi due. È un ricordo. Che purtroppo ha solamente lei. Sì, però tu hai il primo. E io non ho il primo. Me la prenderò prima o poi. Ti rifarai. Cioè non questa, però un'altra copia. Ok, magari non me la rubi. Allora, Remnant 2 è un titolo che abbiamo giocato insieme quando io ancora non stavo qui. E quindi l'ho voluta recuperare. Perché ci abbiamo giocato tipo un'intera estate, addirittura forse anche tipo inverno. No, tutta l'estate. Abbiamo fatto una bellissima run lunga 10 anni. Ovviamente nessun manuale, nessun niente perché non esiste più. E niente, l'abbiamo trovata da GameStop a prezzo onesto, era tipo sui 17 euro. L'ho voluta recuperare perché anche su Vinted i prezzi sono quelli, solo che su Vinted pagheresti la spedizione. Quindi ho detto vabbè dai, siccome è nuovo, perché palesemente nuovo, ho detto lo prendo. È che la serie di Remnant, primo e secondo, trovarli a prezzi modici, il primo soprattutto. Il primo costa sui 40-45. Ormai è impossibile, cioè ve lo dico. Quindi è un ricordo bellissimo, anche perché su questo gioco è stato il primo platino insieme. Sì. E quindi. Però cioè, Remnant 1, Remnant 2 sono due giochi secondo me da giocare, anche se non siete fan del Souls-like, perché io non sono fan del Souls-like. Nemmeno io. Cioè mi piaciucchiano ma non ci gioco più di tanto, e comunque ci ha appassionato così tanto da fare il platino. E il platino non è corto, assolutamente no. Per niente. Allora, altro acquisto, questo è interessantissimo. Piccolissimo acquisto. Però interessante. Sì, è questa targhetta di Deathloop, un altro gioco che io ho adorato e mi dispiace che non abbia avuto così tanto successo come secondo me meritava. L'ho comprata sempre su Vinted a €1. Pure da ridere a dirlo. Però sì, è costato €1 e ho detto boh sì dai, recuperiamola perché è carina. Ne vale la pena. Per €1, porca miseria. Come ho ripetuto 10.000 volte su questo canale, a me queste cagate piacciono, quindi nulla di particolare, però interessante. Poi è anche un bel gioco. Sì, a me è piaciuto da morire. Ha delle dinamiche, un gameplay che secondo me ci sta. Secondo me è anche innovativo, forse perché non ho giocato nessun titolo che ha queste meccaniche, magari esistono e non li conosco, però per me è stata una cosa innovativa, quindi mi ha catturato abbastanza. Sì, è molto sei proprio unico. Ci fece anche la serie sul canale, ricordo, tramite Twitch ovviamente all'epoca. Bello, mi è piaciuto.
l'avevo provato così a caso, ho detto vabbè, sul Plus proviamolo. Sti cazzi, alla fine l'ho finito e l'ho anche ben completato, mi è piaciuto. Non l'ho platinato perché no, però anche di lì platino un po' lunghetto, poi c'è anche il multiplayer non online. c'avevo sbatta del multiplayer online io più che infatti altro. l'ho fatto. Prossimo acquisto, allora è un titolo che per chi ama la serie, la saga ci sta, però non è eccezionale secondo me. No, però giusto per averlo in collezione. Alla fine è un Mercenaries versione Nintendo 3DS, nel senso che è la modalità mercenari. Ha una storiella magari, non ci abbiamo giocato. Questo è costicchiato, mi sembra sui 15 euro se non sbaglio. Oddio, non mi... Beh, che comunque costa. Sì, comunque ovviamente ha preso questo Fablinker perché questo fa parte dei regali. Me l'ha voluto prendere perché appunto sa che amo la serie, anche se magari non sono una fan dei mercenari, della modalità mercenari, comunque neanche io. Ci sta per averlo in collezione. Magari una partitina ce la farò quando comprerò un 3DS, perché come vi ho detto prima non ho mai comprato, cioè non ho mai avuto un Nintendo in generale, e quindi il 3DS sarebbe quello che per ora ho in mente di acquistare il prima possibile. Sarebbe un grande acquisto, anche perché vorrei provarlo anche a Mercenaries su 3DS. Magari è pure carino. So che è una modalità che a me non dice tanto obiettivamente, però provarlo non fa mai male. Diciamo che come passatempo può andare bene. Assolutamente per una partitina così veloce. Abbiamo gli ultimi 3. Da quale partiamo? Quello che decidi tu, perché sono tutti e 3 importanti. Allora, io il più bello, secondo me, cioè parere personale, lo lascio all'ultimo. Esattamente, proprio quello lì. Quindi adesso facciamo vedere questo. Sì. Ok. Quindi direi che forse questi li spostiamo. Sposta tu, Fablinker, ti comando. Va bene, ci mancherebbe. Poi in privato ti chiedo 150 euro per la commissione. La Madonna, no, allora... non li sposto io. Allora. Questo, ragazzi, è un gioco meraviglioso, se siamo oggettivi, che però io non l'ho provato. Non sono un fan della serie, quindi non mi ha creato hype. Comunque si vede, ormai mostralo. Si vede? Si vede nell'angolino. Aspetta, mettiamo più centrato. Eccolo qua. La collector di Zelda. Presa 30 anni fa, praticamente. A modico prezzo di? A prezzo d'uscita 150, non mi ricordo. Però sta di fatto che è un gioco che avevo la Switch, una delle prime esclusive, vuoi non comprarla, provarla. Bene, non mi ha fatto quella cosa del voglio finirlo, voglio continuarlo. Magari un giorno quando giocheremo insieme potremo anche finirlo, magari. Ci si può provare. Probabile. Però da solo non mi ha entusiasmato, ma perché sono io che sono particolare. Però so che il gioco vale, so che il gioco è bellissimo. Ecco perché gli ho detto a lei, senti, io la venderei su Vinted. La vuoi? Non la vuoi? Va bene, ci si può provare. Provo il gioco, vediamo com'è. Poi si decide. E quindi niente, l'ha regalata a me, è ovviamente bellissima. Adesso magari la spacchettiamo e faccio vedere subito un po' il dentro. Volevo provarlo. Sì, fai tu. Intanto volevo provarlo appunto perché so che è un'esclusiva e ho la Switch che fa, non te ne approfitti, magari hai qualche titolo gratis, non lo provi, e quindi ho detto dai, vediamo un po' di giocarlo. Allora, qua c'è la soundtrack, perennemente tutto sigillato perché brava Giorgia, ci fa così, le cose si vivono. Quindi niente, questa è la soundtrack. Vabbè, basta andare su Spotify. Sì, probabilmente farò così. Vabbè, qui c'è il gioco, è assurdo, c'è la cartina dentro perché adesso Nintendo è la stessa che sta cominciando a fare i codici, va bene. Adesso brava Nintendo. Per aprire questa qui bisogna tirare tante bestemmie. Ed ecco qui la figure, raga, è stupenda, pesa non so quanto, pesa un bel po', cavolo, non me l'aspettavo. Non me la ricordo. Beh. Dai. Sui 78 kg circa. Questo dovrebbe essere teoricamente, raga, non ammazzatemi, la spada di Link. Appunto, non avendolo mai giocato, non lo so. La Sword, non mi ricordo il nome. Oddio, no, non mi ricordo, vabbè. Vabbè, la Sword. Comunque Sword vuol dire spada. Appunto. Rigorosamente, ragazzi, made in Cina, perché sappiamo che il mondo è così. Una bellissima collectors. Diciamo che materiale un po' povero, magari un artbook qua e là, però vabbè, dai. Però diciamo che sono gli stessi che anche se fanno una collector con mezza cosa dentro, poi dopo anni vale tanto, solo infatti perché c'è scritto Nintendo.
Questa vale perché, vabbè, è il brand di Zelda, quindi è un brand richiestissimo e anche i giochi vecchi valgono comunque un botto di soldi. Figurati una Collector's Edition. Ultimi 2 acquisti, ragazzi. Partiamo da, se me lo passi, qua raga si va di retro game, quasi di brutto. Tomb Raider Chronicles. Io questo titolo l'ho adorato, l'ho giocato alla tenera età, tipo di 7 anni. Ma anche meno in realtà, perché io ho cominciato a giocare alla Play che ero molto piccola, giocavo tipo Crash Team Racing, non chiedetemi perché giocavo Men in Black, tutte queste robe qua, Tekken 3, non lo so, io quando ero piccola ero strana. Vabbè dai, qualcosa di normale c'era, tipo Barbie. Giocavo anche Barbie. E niente, questo di qua è stato un titolo che ho adorato, ha ricevuto tanto odio, perché comunque, come sappiamo tutti, o meglio, ma Tomb Raider lo sa, hanno, diciamo, riesumato il gioco dopo che, non voglio fare spoiler, ma sono passati più di 20 anni, dopo che Lara teoricamente era morta, e quindi niente, poi i titoli dopo il terzo sono stati poco apprezzati. Io onestamente l'ho amato e non me ne frega di ciò che dice la gente. È completo di tutto, c'è il disco sotto e senza graffi, c'è il manuale, e io quando l'ho visto sono rimasta senza parole, perché ho detto, come si fa a tenere un gioco del genere per più di 20 anni così perfetto? Perché è letteralmente perfetto. Sono stracontenta. Ovviamente versione italiana. Ultimissimo acquisto. Mi tremano le gambe. Ragazzi, il più importante di tutti per lei, ovviamente. Non parliamo di valori economici, però, anche se di valore economico ci siamo. E infatti questo ho messo la pellicola. Per me potrebbe anche valere €1. Per me questo vale la pellicola, raga, Dino Crisis. Adesso lo sbusto e ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qui, in tutta la sua bellezza. Che bello, sono troppo contenta. È stupendo. Ovviamente pure questo in italiano, ed è stato un regalo da parte di Fablinker. Tra l'altro, curiosa, sì, che tu mi hai chiesto, ma perché c'è scritto Halifax quando è arrivato? Mm-hmm. Sì, perché pensavo fosse lo sticker di un rivenditore, perché invece ero abituata che erano così. Infatti qua si può vedere, aspetta, in Tomb Raider si può vedere che Halifax sta qui, è direttamente stampato. Anche qui è stampato, quindi ero convinta che era tipo di un rivenditore. E invece, infatti Halifax era il produttore, di coppie in Italia dei giochi, nel senso come si chiama, i publisher arrivavano qui tramite Halifax all'epoca. Anche questo, raga, condizioni ottime, sia disco che è senza graffi, sia manuale che è presente, anche questo è senza nessuna piega, nessun niente, cioè è perfetto. È perfetto, sì, è letteralmente perfetto. Non ha veramente problemi. Io sono stracontenta, faccio anche vedere il disco, è perfetto. Infatti prima di comprarlo ho guardato bene, ho chiesto, perché insomma... questo è costato, lo dobbiamo dire? 50 euro. Per ben 50 euro ci siamo portati a casa questa bellissima robetta. Questa perla. Io sono stracontenta, lo maneggio come se fosse tipo oro, perché per me è più importante questo che l'oro. Quindi insomma, sono veramente contentissima. E aspettiamo il remake. Speriamo. Arriverà. Capcom, ti smuovi? Se si dà una mossa, noi la ringraziamo. Cara Capcom, ci mancherebbe. Così è per dire, non per cattiveria. Ed ecco i nostri miei acquisti, perché questi fanno parte della mia collezione, e questa forse potrebbe essere una prima parte, ragazzi, perché c'è tanto ancora che vorrei mostrarvi, però dividiamo, intanto vediamo se vi è piaciuto questo video, se siete interessati ad un continuo, un proseguo. Perché in teoria l'idea sarebbe di fare una prima parte sua, una prima parte mia, seconda sua, seconda mia, poi andare avanti finché c'è roba da vedere. Poi nel caso che non ci sarà roba da vedere ci stopperemo per un periodo. Beh, giustamente. Quindi insomma è questa l'idea della serie. O anche magari possiamo proseguire semplicemente, se non abbiamo fatto degli acquisti, mostrarvi quello che già abbiamo in collezione. Abbiamo veramente un botto di roba, magari sul canale non l'avete mai vista, e quindi perché no? Sì, perché in passato ricordo che l'avevano chiesto. Sì? Qualcuno, sì. Beh, poi allora, non l'ho più fatto, però l'avevano chiesto. Se voi chiedete, avrete. Esatto. E quindi niente, raga, spero vi sia piaciuto questo primo episodio. Questo acquisti, non so come chiamarlo, come lo possiamo chiamare? Come chiameremo questa playlist? I nostri acquisti. Quindi raga, spero vi siano piaciuti questi nostri acquisti. Vuoi aggiungere qualcosa?
Niente, io voglio aggiungere solamente che è tutta roba fantastica, per quanto mi riguarda. Sei un po' invidioso per qualcosina. Madonna. Tipo? Allora. Da dove devo partire? Resident Evil 6 da Steelbook è bellissima. Remnant 2, Neomata, e per il resto direi che Dino Crisis, sì, basta. Beh dai, mi stai invidiando parecchio. Qualcosina Sono sì. contenta, devi soffrire. Sì, soffrirò in silenzio. Ogni tanto vedrai che sparirà qualcosa a caso. Sì, Chi sarà sparirai mai tu, stato? raga, se sparirà fa blinker dal canale, sapete perché, l'ho fatto sparire io. E niente raga, vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo unboxing / nostri acquisti. Ok, alla prossima. Ciao! Ciao.